Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon martedì. Prima di iniziare questo nuovo contenuto, vista la giornata di Serie A che si è conclusa, un Napoli che recupera 3 punti sul Milan, 2 sull'Inter, una Roma stressata perché poi tenere il passo a questa corsa Champions non è assolutamente semplice. Visto che ci siamo, prendiamo la classifica e andiamo a fare il punto della situazione con ciò che ci è stato tolto e chi doveva essere poi l'antagonista dell'Inter o chi poteva essere l'eventuale antagonista della prima in classifica in questo campionato di Serie A 2025-2026. In ultimo una piccola notizia di mercato perché le indiscrezioni sono state confermate e quindi fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Siamo 9 punti dietro, il Milan è 8 punti dietro l'Inter e non approfitta del passo falso dei nerazzurri con le polemiche che ci sono state nella partita dell'Inter ma anche in quella della Roma, quando le situazioni arbitrali non sono chiare nei vostri confronti. Vi accendete come nulla fosse, invece il Napoli, che poi ha dovuto sottostare a decisioni arbitrali abbastanza dubbie nel tempo, perché non è solo una partita o un episodio, veniva comunque etichettato come vi lamentate sempre, dovete vincere sul campo e le partite e quant'altro. Andiamo un attimo per gradi e con calma, vista che la classifica recita così: il Milan ovviamente 8 punti dietro l'Inter che è a 68, un Milan a 60 e il Napoli a 59. Si parla di campionato riaperto, lo scudetto è ancora in bilico, eccetera eccetera. La mia personale opinione è che 9 punti o 8 punti, comunque quelli del Milan, sono tanti per impensierire la capolista, perché è stato creato un tantino prima il cammino da spianare per poter poi gestire la situazione a livello di punti e di pressioni, perché sappiamo benissimo che giocare con 4 punti di vantaggio sulla seconda è ben diverso che giocare con 8, 9 o 10 punti di vantaggio sulla seconda o sull'eventuale terza. Quindi prendiamo il foglio qui dietro che aspettava solo di essere letto e andiamo a tirare le somme. È una situazione in casa Napoli che comincia molto più lontano delle partite che poi stanno mettendo in mezzo tutti, e Verona e Bergamo eccetera eccetera eccetera. Milan-Napoli 2-1, rigore non concesso per fallo di mano di Tomori su McTominay. Il Napoli perde 2-1 e quindi lì si poteva pareggiare. Non mi prendo nessun punto qui perché comunque un episodio, hai perso il match, benissimo, ma andiamo avanti. Lecce-Napoli 0-1, rigore assegnato a Lecce, il mani di Juan Jesus che però ha il braccio in posizione congrua. Napoli-Como 0-0, Diego Carlos, pallone in gioco, tecnicamente raccoglie con le mani e battono una rimessa dal fondo. Vabbè, sorvoliamo. Napoli-Verona 2-2, rigore Verona inesistente, fallo su Buongiorno prima dell'infrazione, ovviamente fallo di mano dello stesso Alessandro, gol annullato a Højlund per un fallo di mano, ma non abbiamo un'immagine chiara, quindi ruberia assoluta per quanto mi riguarda. E qui sono i primi 2 punti, hai pareggiato la partita e per me quella partita veniva vinta, quindi 2 punti che mancano. Napoli-Inter 3-1, rigore Inter che ci stava, il mani di Buongiorno è ravvicinato, ma non facciamo polemica estrema su quell'episodio, ma è una cosa che comunque ho annotato. Juventus-Napoli 3-0, da annullare il primo gol per fallo su Di Lorenzo, rigore non concesso di Bremer su Højlund e su Vergara nella stessa azione. Quindi che non andavo in vantaggio, io comunque tenevo il risultato in tranquillità, tra virgolette. Non voglio dire che vincevamo noi 3-0, ma mi prendo comunque un punticino qui che ci è stato tolto, perché magari avrei pareggiato la partita. 2 con il Verona, 1 con la Juventus, siamo a 3 punti. Napoli-Como di Coppa Italia, lo sappiamo tutti, Ramon un doppio giallo che non sarebbe mai arrivato, fallo su Højlund con il direttore a 50 cm. Usciamo dalla Coppa Italia, benissimo, quindi non la mettiamo ovviamente in campionato per punti persi o che ci sono stati tolti, ma da annotare comunque una direzione arbitrale sfavorevole. Napoli-Fiorentina 1-2, sudata quella partita, la ricordate credo tutti quanti. C'è un fallo di mano di Comuzzo che non vede nessuno, prende il pallone con la mano, ma anche lì sorvoliamo, anche lì abbiamo vinto la partita e non ci sono punti ovviamente da aggiungere o detrarre. Genoa-Napoli
2-3. Rigore di Vitigna che si trascina, rigore qualche giornata dopo, stesse situazioni ma niente, quando in area il contatto vede un attaccante azzurro. Poi c'è la polemica sul rigorino della situazione Vergara, che ovviamente scatena tutte le polemiche del mondo, come se il Napoli avesse rubato gli ultimi 30 campionati. Atalanta-Napoli 2-1. Rigore revocato dopo revisione, contatto chiaro, dato in campo, tolto il penalty dal VAR che non poteva intervenire. Gol annullato a Gutierrez per un fallo di Højlund su In. Guarda, è il calciatore del Napoli a subire fallo invece che quello dell'Atalanta. Il pareggio dei bergamaschi è da annullare per fallo su Mazzocchi con il Napoli in possesso. Sorvoliamo poi su petardi che prevedono sconfitte a tavolino ma niente e bastoni e la partita indirizzata dell'Inter contro la Juventus. Questo è quello che ho annotato quest'anno e ovviamente mi prendo i 3 punti perché 3 dovevano essere. Una partita virtualmente sul 3-0 che finisce 2-1 per l'Atalanta e quindi 3 punti e 2 con il Verona e uno me lo prendo assolutamente legittimo contro la Juventus, senza menzionare poi la partita di Parma. Siamo ancora ad attaccarci su fuorigioco, non fuorigioco, lì l'immagine del fuorigioco automatico comunque è chiara, che poi la parte del braccio, non la parte del braccio, viene segnalato comunque il fuorigioco. Non vado lì diciamo a immettermi in un vicolo cieco, ecco, da quel punto di vista, e quindi al minimo sto facendo, sono 6 i punti che mancano, e quindi 68, 60 il Milan, 59 il Napoli, più i 6 che mancano sono 65 punti. E allora voglio anche fare che tra tutti questi isterismi, la partita con l'Atalanta eccetera, all'Inter mancano 2 punti, anche se ci sono situazioni in passato dove qualche punto non lo dovevi fare e comunque l'hai fatto, ma seguiamo gli isterismi e diamo 2 punti all'Inter in più. Così come il Milan che si sta lamentando, a Parma, non Parma, la partita che è stata un attimo falsata. Sono d'accordo sulla situazione Parma, però il Milan deve anche ricordare che nelle prime 10 giornate di campionato qualcosina a favore, un po' più di qualcosina l'ha avuta. Quindi ritorniamo al 68, 60, 59 il Napoli più 6 fa 65 e certamente il cammino delle prossime 9 partite sarebbe stato totalmente diverso, perché quando hai una squadra 3-4 punti dietro comunque diventa complicata anche, diciamo, un Pisa a Milano o, se vogliamo prendere il Napoli, una Cremonese a Napoli che non avrebbe niente da chiedere ad un campionato al limite già salva e con punti in saccoccia, ma diventa difficile la gestione e quindi devi stare sempre e completamente sul pezzo. La classifica dovrebbe essere questa, potrebbe essere questa. Diciamo che 70 all'Inter, 65 il Napoli, se gli vogliamo dare sempre questi 2 punti all'Inter, e quindi sono 5 punti dietro o 3. Se gli togli questi 2 punti all'Inter che ho voluto dare, è tutta un'altra situazione di campionato, senza che andiamo a ripescare cosa sarebbe stato il Napoli senza gli infortuni, con De Bruyne, con tutti i calciatori disponibili. È un dato di fatto che se avevi tutta la rosa a disposizione, magari qualche punticino per strada lo guadagnavi andando oltre. Ecco, la decisione arbitrale e l'aver indirizzato determinate partite con decisioni assurde però certifica il fatto che il Napoli in quel di luglio-agosto ha messo a disposizione del proprio allenatore una rosa con i controfiocchi, perché altrimenti non eri 2 punti dietro alla media dell'anno scorso, perché il Napoli, se non vado errato, aveva 61 punti, ad oggi ne abbiamo 59, quindi siamo in linea col cammino in campionato, pur avendo disputato l'infrasettimanale di Champions League e la Coppa Italia, finita come abbiamo elencato dal foglio contro il Como, e una gestione di quella partita totalmente insufficiente dal punto di vista arbitrale. Mi sono dilungato troppo e ovviamente vi chiedo scusa, ma era doveroso farla questa considerazione o questa, diciamo,
certificazione delle cose per quanto mi riguarda, perché è tutto chiaro il campionato e l'andazzo di questa Serie A 2025-2026. Speriamo che recuperiamo ancora qualcosina, diciamo, in più a salire, tenendo però sotto controllo chi ci insegue, perché le squadre che sono più sul pezzo, o meglio la squadra che è più sul pezzo e che stanno usando con tanta forza e foga diciamo, la qualificazione in Champions è il Como. Il Como non guarda in faccia a nessun avversario, che tu sia la Roma, che tu sia il Napoli, che sia l'Inter, in casa, fuori casa. Il Como viene, fa la sua partita e cerca di prenderti a pallonate, diciamo, nel miglior modo possibile. A volte ci riesci, altre vieni ingabbiato tatticamente dall'allenatore avversario e quindi porti a casa meno di quanto prodotto, però è una squadra che sulle ali dell'entusiasmo potrebbe, ecco, andare a rompere le scatole a determinate gerarchie che possono vedere al limite una Champions League con l'Inter, il Milan, il Napoli e una Juventus, perché la Roma la vedo un attimo non fuori, perché i punti comunque non dicono che sei fuori e non sei nemmeno lontanissimo dalla zona Champions, però dal punto di vista prestazionale ho visto una Roma abbastanza in bambola contro il Como, avendo perso Dybala e quando è uscito Malen completamente nulli dal punto di vista offensivo, senza riferimenti, e diventa complicato poi per le prossime 9 partite. Calendario alla mano, è vero, possiamo avere un calendario più favorevole di altre, ma sono comunque 9 partite dove tu devi entrare in campo per fare 3 punti nella maniera più assoluta, perché dietro non aspetta nessuno e quindi potrai ritrovarti da 2 o 3 giornate, se stecchi l'approccio, così come abbiamo steccato l'approccio nel primo tempo con il Lecce, ti ritrovi qualche squadra che ti supera senza nemmeno che te ne accorgi. Quindi potevamo stare a ridosso della prima. Poi c'è anche da esaminare, e concludo, dal punto di vista temporale, quando arrivano comunque questi errori arbitrali e quando arrivano i punti che comunque ti sono stati tolti, arrivano nei momenti cruciali dove poi fai sì che chi è sopra di te comunque se ne va e crea quel distacco per agire un po' più tranquillamente quando entri in campo, avendo comunque una bella distanza da chi ti insegue. L'ultima notizia dal punto di vista del mercato, perché l'ho letta ieri, ovviamente la condividiamo, approfittiamo di questo contenuto per condividere questa notizia. Il Napoli guarda già alla prossima stagione, inizia a muovere i primi passi sul mercato. L'attenzione della dirigenza azzurra sembra concentrarsi in particolare sul reparto difensivo. Dovrebbero arrivare i primi interventi per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Tra i profili c'è quello di Thiago Gabriel del Lecce 2004, che si è messo in luce in questa stagione attirando l'attenzione di diversi club. È un classe 2004, quindi diciamo che è ancora 22enne, adesso non ho la data di nascita, però dovrebbe rientrare negli under 22, quindi non avresti problemi di lista per quanto riguarda il tesseramento. A confermare l'interesse del Napoli è anche quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, che sottolinea i contatti tra le parti sono già avviati, il fatto che il Lecce non nasconda la trattativa con Manna per il difensore 22enne Thiago Gabriel è la prova che i primi passi verranno fatti proprio nel reparto arretrato. Quindi io prendo per buona anche la situazione Rafa Marin che non torna, può tornare Marianucci, un difensore che al limite poi o tieni o rimandi in prestito, quindi il Napoli si sta guardando intorno per rinforzare un reparto difensivo, perché alla fine la campagna acquisti che è stata fatta poi in quel di luglio e agosto, dal punto di vista della fiducia al mister, non ha fatto piacere, ecco, mettiamola così, anche se io sono consapevole che il mercato che ha fatto del Napoli è un grandissimo mercato e la rosa è stata comunque allargata e allungata, altrimenti non avevi 59 punti adesso, con tutta la moria delle vacche e gli infortuni che hai avuto quest'anno, giocando pure l'infrasettimanale. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Il foglio lo rimettiamo qui alla lavagna e speriamo di non andare ad aggiungere qualcos'altro, ecco, in questo rush finale dal punto di vista arbitrale. Sempre Forza Napoli, ciao.